Ciao a tutti, bentornati. Oggi vediamo come costruire un pollaio e soprattutto quali accorgimenti prendere per progettarlo. Innanzitutto il pollaio andrà posizionato in esposizione a sud in modo che prenda luce durante tutto l'arco della giornata. Punto secondo, progettate prima. Fatelo su carta, su digitale, io preferisco farlo digitalmente in modo da vedere subito quali sono i punti critici, capire le dimensioni e i volumi alla fine che andrò a realizzare, farmi un'idea quindi di quanto materiale mi servirà per la realizzazione del pollaio. Il punto terzo sono i materiali, quindi con cosa vogliamo costruirlo. Il legno è il più semplice, meno costoso e ha il beneficio di essere isolante, quindi trattenere il calore in inverno tenendo fuori il freddo e riscaldarsi meno in estate tenendo il fresco. Purtroppo ha di contro che facilmente permette l'insediamento di acari al suo interno e quindi bisognerà pulirlo e igienizzarlo molto più accuratamente. La plastica ha il vantaggio di essere facilmente pulibile, non ha problemi di acari, però al tempo stesso non ha proprietà isolanti ed è molto leggero. Il ferro dà solidità alla struttura, è molto resistente, però in estate tende a scaldare facilmente e quindi creare troppo caldo ai polli durante la giornata e in inverno invece freddare troppo velocemente la notte, quindi non mantenere comunque una temperatura più alta. Un ottimo compromesso che io ho utilizzato anche in questi pollai è il pannello in OSB. Un pannello in OSB relativamente leggero, da 20 mm, costa sui 10 euro a metro quadro, 10-12 euro a metro quadro, e quindi già da questo punto si può creare una struttura che ha le caratteristiche del legno, però al tempo stesso non è attaccabile dai parassiti. Se si vuole si può fare un trattamento in verniciatura poli in modo da rendere impermeabile la struttura ancora meglio rispetto agli agenti atmosferici che possono intaccare la superficie. Un fattore importante sono i punti luce che devono sempre essere disposti a sud in modo da permettere l'ingresso della luce. In ogni caso disporli sempre da sud-est a sud-ovest, anche senza risparmiarsi troppo, perché in ogni caso la luce è importante per i capi perché segnano l'inizio della giornata. Quindi prima entra la luce nel pollaio, prima i polli e le galline inizieranno la loro giornata, prima inizieranno la produzione di uova. Non bisogna neanche dimenticare le prese d'aria, che sono importantissime per il ricircolo all'interno del pollaio, dato che comunque, anche se lo teniamo sempre pulito, il pollaio tenderà ad avere dei residui di feci e quindi emanare cattivi odori, ammoniaca, che comunque fa male al pollo. Quindi è sempre bene mettere da entrambe le parti delle feritoie o comunque delle prese d'aria in modo che l'aria circolando ricambi velocemente. E questo? Tutto qui? Qui vediamo un dettaglio dell'interno. Possiamo vedere infatti le luci che sono illuminate in direzione sud-est, poi i posatoi sono importanti comunque per tenere sempre i capi rialzati da terra, le prese d'aria sempre laterali, c'è una zanzariera per evitare l'ingresso di insetti che possono pungere i capi, altre due finestre disposte a sud-ovest, volendo se ne possono aggiungere anche altre due, e poi l'ingresso del pollaio. Cosa importante per il pollaio, per facilitare la pulizia, il fondo. In questo caso, essendo un pollaio fisso, abbiamo preferito usare un fondo in cemento e quindi poi mettendo la lettiera di paglia, che poi andrà a assorbire le feci degli animali, sarà più semplice poi con una scopa o comunque con una forca togliere tutto il materiale e metterlo direttamente nel compostaggio. Invece nel caso in cui si opti per un pollaio mobile, allora a quel punto con l'ausilio delle ruote si può spostare il pollaio, si lascia direttamente il fondo o con una grata o con una rete che poi è facilmente anche lì pulibile. Spostando il pollaio si può eliminare direttamente tutto l'accumulo di materiale. Per quanto riguarda i nidi è sempre bene disporli sia a ovest che a est in modo che le galline decidano in base all'orario, al momento della giornata, se vogliono stare sulla zona riscaldata o la zona che sta in ombra. Per questo video è tutto, io vi saluto, se vi è piaciuto il video chiaramente mettete sempre mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale. A presto al prossimo video, ciao!